Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video che non riesco a fare molto spesso ma che quando mi viene data la possibilità mi piace realizzare, perché vi farò vedere l'installazione di un prodotto direttamente da un cliente, ma prima analizzeremo il prodotto nei dettagli con dei test al banco eccetera. Parliamo di un videocitofono della BTCino, quindi non un giocattolino, non è neanche un prodotto super professionale, però se ve lo faccio vedere perché funziona bene vale quello che costa. Partiamo dal quanto costa 345 euro un kit, quindi c'è tutto quello che serve: posto esterno, pulsantiera, monitor interno molto carino, il tutto con un sistema connesso, quindi il monitor interno wifi che si connette alla vostra rete, avrete sull'app la chiamata e la possibilità soprattutto di aprire da remoto il portoncino, cosa molto comoda, ovviamente di intraprendere una conversazione. Interessante perché questo modello ha anche più di un'uscita, ha l'uscita per il portoncino ovviamente per collegare la serratura, uscita per eventualmente un apricancello e anche per una luce di cortesia. Con 140 euro in più, quindi a 485 euro, prendete anche il secondo monitor come il kit che andrò io a montare, perché sarà una villa con 2 piani dove ci sarà un monitor a piano giorno e un monitor a piano notte. Vi dico subito che è un bel prodotto, quindi ci ho investito del tempo, ho deciso di fare un video perché è molto interessante, funziona bene, l'ho testato qui a casa, l'ho montato da cliente, adesso è un po' di mesi che è montato, non li ho più sentiti, quindi quando non senti clienti vuol dire che funziona tutto bene e che sono soddisfatti. Che tipologia di videocitofono è? È un videocitofono con sistema a 2 fili, quindi viaggia su un bus, 2 fili che dal posto esterno vanno a quello interno diretti. Vi farò vedere durante il video che l'unica cosa che dovrete cercare di capire è appunto come effettuare questo collegamento, perché verosimilmente avrete un vecchio videocitofono da smontare e anche se magari è già un sistema a 2 fili, non è detto che gli stessi 2 fili facciano il giro necessario che serve a noi, ma durante i test a banco cercherò di farvi capire meglio. Di solito gli altri elettricisti, quando gli proponete di montarvi un prodotto che vi comprate voi su Amazon, storgono un po' il naso. Io invece quando trovo un cliente così che vuole propormi un prodotto interessante da proporre a mia volta, vengo diciamo stuzzicato nell'installazione, anche se magari non ho tempo, perché almeno riesco a portare un prodotto interessante sul canale. Ora bando alle ciance, vi faccio vedere il prodotto, lo proviamo e facciamo un po' di approfondimenti. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. BTCino Easy Kit Connected, installazione a 2 fili wifi, compatibile anche con Netamo, i QR code per scaricare l'app della gestione smart. Qui ci fa vedere semplicemente cosa c'è nel kit: posto esterno, monitor, alimentazione, accessori, e poi si può mettere in moto. Display a colori da 7 pollici, pulsantiera esterna robusta impermeabile IP54, telecamera a colori grandangolare a 95 gradi, doppia apertura porta e cancello, espandibile per abitazioni bifamiliari, attivazione luce, pulsantiera esterna e telecamera opzionale, fino a 6 videocitofoni, 3 per pulsantiera esterna e fino a 2 pulsantiere esterne, quindi anche espandibile. Apriamo un po' il kit. Alimentatore con uscita 30 volt 1 A, quindi ha un alimentatore suo ad alta tensione. Negli accessori troviamo il cartellino portanome, dei tasselli, una chiavetta che penso sia per aprire il posto esterno, una chiavetta TORS, forse questa per aprire il posto esterno, dei connettori ingresso uscita maschio femmina, adesso vedremo come usarli, una vite filettata con la testa TORS, credo sia proprio quella per chiudere il posto esterno, se non sbaglio, adesso vediamo, specie di cacciavite a croce di plastica molto piccolo e un cacciavite a taglio abbastanza piccolo. Il monitor del posto interno con porta micro USB o mini USB, non mi ricordo mai, morsettiera con 4 ingressi e ingresso di alimentazione con jack, vedremo poi come collegarlo. Monitor che ha la sua staffa per essere appeso a parete. Una volta incastrato, questa linguetta andrà a effettuarne il blocco. Qui c'è lo speaker per il viva voce, abbiamo dei pulsanti touch che sono apriporta, chiamata, visione, apertura del cancello, luce, simbolo del wifi, suoneria disattivata. Poi abbiamo il posto esterno,
fatto in questo modo, viene già dato in dotazione con la visiera antipioggia, parte che va tassellata al muro con la guarnizione per le infiltrazioni sulla parte alta e sul laterale, posto esterno che è fatto in questo modo con il cartellino per la chiamata monofamiliare o il cartellino per la chiamata bifamiliare. Qui abbiamo la telecamera, tutta la parte dello speaker, il pulsante che è doppio, microfono, dietro abbiamo tutte le connessioni, adesso vedremo poi come collegarlo, abbiamo dei dip switch accessibili tramite questo sportello in gomma, regolazione dello speaker e del microfono, connessioni della TVCC, della luce, apertura cancello e apertura porta. Adesso poi controlliamo e testiamo tutto e facciamo 2 collegamenti di prova. Manuale per l'installazione in italiano e in inglese, adesso gli do un'occhiata veloce io e poi vi faccio vedere come sistemare il tutto. Ok, citofono collegato e funzionante, vi faccio vedere il collegamento che è semplicissimo, basta un cavo a 2 fili. Ora io ho usato un cavo dell'antifurto per fare una prova a banco, lo piazzerò poi un po' più lontano per fare una prova di ascolto e visione, ma esistono dei cavi apposta per i citofoni che normalmente sono dei cavi da 2x0,50 di sezione. Vanno benissimo, ma questo videocitofono, se dovete sostituirlo a un impianto vecchio esistente che ha più fili, potete tranquillamente usare il cavo che avete se è in buone condizioni, usando solo 2 fili di quelli che sono inclusi nel grosso cavo, che magari ne ha 5, magari ne ha 10, magari ne ha 8. Voi ne usate sempre solo 2, quindi scegliete un colore, seguite il cavo e dal posto esterno, quindi dalla pulsantiera, quello che sta fuori, si parte con 2 cavi che si collegano a D1 e D2, questi 2 morsetti qua. I 2 fili vanno via e devono arrivare direttamente al primo monitor o all'unico monitor, che andranno a collegarsi sempre su D1 e D2 nella stessa posizione, ok? Cosa succederà però, e ve lo spiego velocemente. Voi nel vostro impianto attuale potreste avere la pulsantiera, il posto esterno, che va a un alimentatore citofonico, dall'alimentatore citofonico parte e va al posto interno, alla cornetta. E voi direte, ma io come faccio a collegare direttamente il posto esterno col posto interno con 2 fili se i fili da questo cavo muoiono dove c'è l'alimentatore e riparte un altro cavo e va al posto interno? Semplicemente dovete escludere l'alimentatore vecchio, ovviamente. Quando installate questo posto esterno fuori, scegliete 2 colori del cavo che va all'alimentatore citofonico, che verrà escluso, quindi il cavo che andava al posto interno va giuntato con gli stessi colori su 2 fili dal cavo che arriva di fuori. Questo cavo, che prima era interrotto, deve diventare un cavo unico. Se sono 2 tipologie di cavi diversi non importa, dovete scegliervi 2 fili e farli proseguire da qui a qui e avete fatto questo collegamento dei 2 fili. L'alimentazione, la corrente che serve a far funzionare il tutto, viene data al posto interno con il suo alimentatore tramite questo jack che va connesso qui dentro. Ovviamente non sarà bello avere questo alimentatore che sporge da qualche parte o messo vicino al monitor. Quindi come facciamo ad alimentare il monitor senza vedere fili eccetera? Ci viene in soccorso questo cavo che ci danno in dotazione, il maschio da attaccare dietro il monitor, che anch'esso ha 2 fili, ok? Poi c'è il nostro alimentatore e quest'altro cavetto che però vedete è al contrario, ci danno una femmina e un maschio, o un maschio e una femmina in base a come li volete chiamare. Tecnicamente questo è il maschio e questa è la femmina, perché il maschio ovviamente entra nella femmina. E come li utilizziamo? Tornando allo schemino di prima, il posto esterno va all'alimentatore citofonico con più fili. Noi ne abbiamo scelti 2 che abbiamo giuntato col cavo che va al posto interno alla cornetta e abbiamo realizzato diciamo un unico cavo a 2 fili. Questa sezione qua di cavo, che verosimilmente dovrebbe avere più di 2 fili, se ne ha almeno 4 voi siete a posto, perché gli altri 2 fili li usate per portare alimentazione al posto interno. Dove prima c'era l'alimentatore citofonico che normalmente viene alimentato da una fase e un neutro direttamente su dei morsetti, voi al posto di quel collegamento diretto sull'alimentatore dovete mettere una presa volante, una cosa del genere. In quella presa monterete l'alimentatore, può essere dentro il quadro, può essere esterna, dove vi fa più comodo. Senza tagliare il connettore del cavo dell'alimentatore, noi avremo il posto esterno che va al posto interno avendo fatto l'aggiunta su 2 fili,
Poi in questa sezione qua dobbiamo trovarne altri due dove attaccheremo dalla partenza questo connettore femmina e all'arrivo al citofono, dove arriviamo sulla cornetta, attacchiamo quest'altro spezzone di cavo, sempre giuntandoli. Adesso questi qui sono diversi, ma il cavo rosso corrisponde al cavo segnato con questa linea bianca, quindi andranno poi replicati sfruttando i vecchi cavi presenti nell'impianto in questo modo. Se io infatti provo a testare con un multimetro, un tester, il pin centrale, quello dentro che è sempre il positivo, dovrebbe corrispondere a questo filo marcato di bianco come vi ho appena detto. Vedete? Mentre il negativo, la parte esterna, con l'altro. Stessa cosa, su questo connettore il cavo positivo è sempre il pin centrale, vedete? Mentre il negativo è quello esterno. Ok, arrivati a questo punto noi abbiamo fatto tutti i collegamenti necessari. Spero di essere riuscito a farvelo capire in modo semplice. Non posso farvelo vedere fisicamente su un impianto perché quando questo citofono andrò a montarlo da un cliente non ho la possibilità di filmare mentre faccio questi collegamenti, ma se avete domande o dubbi in merito potete chiedermi. Ecco, questa fase del collegamento ve l'ho fatta vedere, vi ho fatto uno schemino, ho cercato di spiegarvi nel modo più semplice possibile. Come vi dicevo a inizio video, non è detto che magari avendo già un citofono anche a 2 fili i collegamenti siano belli che pronti, perché soprattutto in sistemi un po' diciamo più professionali tipo Urmet, ma anche la stessa Biticino, Comelit e altri, i 2 fili del posto esterno di solito vanno in un quadro dove c'è l'alimentatore, poi dall'alimentatore ripartono e vanno al monitor, non sono diretti come in questo caso. Non è difficile però riuscire a stabilire questo collegamento a 2 fili. Succede però che se al posto interno arrivano esclusivamente questi 2 fili, non avete gli altri che vi servono per alimentarlo, perché a differenza dei sistemi professionali questo kit non prende alimentazione dai fili del bus ma ha bisogno dell'alimentatore esterno. Quindi se avete un impianto vecchio con 4, 5 o più fili siete a cavallo, perché basta solo accoppiarli correttamente e riuscite a stabilire i collegamenti necessari. Se dovete fare questa conversione da un impianto esistente già a 2 fili, molto probabilmente ve ne mancheranno, quindi in quel caso si tratterà di infilare dei cavi in più che vanno dal punto dove c'era il vecchio alimentatore al punto dove avete il monitor. Questo perché? Perché altrimenti sfruttando i 2 fili presenti funzionerebbe, però avreste la necessità di alimentare il monitor con l'alimentatore e spina a muro, facendo una canalino, insomma facendo vedere il cavo, che non è mai una bella cosa. Io invece vi ho cercato di far capire come nascondere anche questo cavo. Quindi alimentiamo il nostro monitor e in questo caso non faccio altro che attaccare l'alimentatore. Il citofono è già alimentato, il monitor risulta spento, tutti i tasti sono spenti, mentre il posto esterno rimane sempre illuminato e ha anche un'ottima illuminazione a LED, un bianco freddo, però il cartellino sicuramente si legge molto bene. Ora vediamo se suona. Ok, quando suona parte l'anteprima dell'immagine, cliccando il tasto verde apriamo la conversazione. Ovviamente adesso fischia il tasto di visione senza la chiamata del posto esterno, quindi io posso vedere cosa succede fuori senza nessun problema. Se schiaccio il tasto verde apro anche il canale audio. Questo è il canale dell'apriporta, questo è il canale dell'uscita ausiliaria per magari aprire un cancello che è già di serie. Abbiamo poi anche un tasto per abilitare una luce esterna e adesso vi spiego anche questi pochi collegamenti. Dunque qui abbiamo tutta la morsatiera del posto esterno, che comunque è molto semplice. L'ingresso per la telecamera del circuito TVCC, qui abbiamo gli switch che riguardano la presenza o meno della TVCC, il collegamento bus dei 2 fili che vanno al posto interno. Qui abbiamo segnata l'uscita light, luce, è segnata con un più e un meno, ma in realtà è un errore sulla morsettiera perché qui chiude solamente un contatto, vuol dire che al comando di attivazione della luce sul monitor chiuderà qui un contatto, quindi da questi morsetti bisogna far passare un 12 volt o un 24 volt, non viene indicato per tensioni a 220, però secondo me chiudendo un contatto con un relè, se avete solo una piccola lampadina LED va bene uguale. È un interruttore, quindi bisogna semplicemente far passare i fili da qua, che sia una tensione alternata o continua, mi raccomando con poca corrente, pochi watt. Lui chiude un contatto e per un determinato tempo vi fa accendere una luce. Uscita gate del cancello, stessa cosa, è un contatto pulito, quindi non avete bisogno di aggiungere relè eccetera. I 2 fili che vanno al cancello per dare l'impulso di apertura passano direttamente
da qua. E poi l'uscita serratura, che dà un impulso di 18 volt a 4 ampere per dare lo sblocco dell'elettroserratura. Vi faccio vedere un attimo una prova di come poterli collegare e di come funzionano. Bene, collegando ad esempio sull'uscita luce un alimentatore a 12 volt come il mio alimentatore da banco, che fa passare la tensione attraverso quel contatto e una striscia LED, col comando luce vedete che possiamo tenere accesa la luce sfruttando il comando sul monitor. Purtroppo dura un tot di tempo, però può essere molto comodo, perché se durante la visione magari gli infrarossi non bastano e abbiamo una luce esterna più forte, possiamo tenerla accesa per aumentare la visibilità di quello che stiamo guardando. Come ho fatto il collegamento, un capo della striscia LED l'ho collegato direttamente a un morsetto dell'uscita per la luce, l'altro morsetto dell'uscita per la luce, vedete, tramite un filo va a prendere il positivo e il negativo, mentre l'altro lato del positivo e il negativo va collegato direttamente alla luce. Vediamo invece con un multimetro come si comporta l'uscita dell'elettroserratura. Ok, vedete che c'è una piccolissima dispersione, ma niente di preoccupante, anche perché non c'è un carico collegato. Se noi andiamo a fare un'apertura della porta, col tester si fa fatica a misurare la tensione che viene data esattamente in quel momento, ma vedete che quando do l'impulso arriva una tensione, adesso è arrivato a segnare anche 30 volt, ma perché è proprio un attimo. Quell'impulso è sufficiente a fare lo sblocco dell'elettroserratura. Mentre invece il contatto in uscita per il cancello chiude semplicemente un contatto pulito, vedete che dà un impulso, si tende proprio a cliccare, quindi questi due fili basta portarli alla centrale del vostro cancello automatico, in base alla scheda andranno su determinati morsetti, e da questo tasto in chiamata o non potete aprire anche il cancello. Adesso faccio una prova con un montaggio diciamo provvisorio qui lontano dal monitor per valutare visione e audio, e poi proviamo magari anche l'app un attimino. Morsetto che per comodità in fase di installazione si può scollegare dalla morsettiera. Questo sportello qui sotto ha due viti, vanno tolte per accedere a questa, che è la vite di fissaggio, vedete che si intravede il foro, serve per fissarlo. Adesso lo accendiamo, facciamo due prove. Chi è? Sì, sì, sei un po' brutto così. Allontanati pure. Si vede benissimo. Vabbè, comunque si sente bene. Ok, un piccolo test l'abbiamo fatto. Per fare questa prova ho usato un cavo di rete normalissimo usando una coppia twistata. Questo cavo ad esempio è lungo 20 metri. Nel caso in cui la conversazione non fosse di qualità o ci fossero disturbi, ronzii eccetera, agendo su questi due trimmer, quindi alzando e abbassando il volume dello speaker, si può aumentare il volume della conversazione se è basso o diminuirlo se ci sono dei fischi, dei disturbi. Per quanto riguarda il monitor, con questo joystick laterale che si può premere e poi scorrere su e giù, entriamo direttamente nelle impostazioni, quindi della suoneria, tutte le varie impostazioni del dispositivo, i reset eccetera. Quindi ad esempio mentre siete nella visione, entrando sempre col joystick possiamo cambiare luminosità, contrasto, temperatura, colore, insomma possiamo fare un po' di modifiche, vedete? Possiamo aumentare o diminuire la luminosità, il contrasto e quest'altra regolazione che non so bene cosa sia. Proviamo adesso a vedere il discorso smart per capire un attimino come lavora a livello di connessione wifi e tutto il resto. Mentre siamo qua vi faccio ancora vedere che per cambiare il cartellino, una volta aperto il coperchio sotto, basta tirare via questa plastica, in questo modo si cambia o si mette il cartellino, si richiude e voilà, senza incastri, cose strane che magari si rompono. Dunque a monitor spento, se schiacciamo il tasto laterale delle impostazioni ci spiega già qual è l'app che dobbiamo scaricare, che si chiama Door Entry EasyKit. Quindi andiamo sullo store delle nostre app e cerchiamo Door Entry EasyKit. Quindi questa app qua ufficiale della Ticino la installiamo. Dobbiamo creare un account iscrivendoci con questo tasto sotto. Segnalo però ad esempio che sul mio Pixel 6 con Android 13 quest'app mi va continuamente in crash, non si riesce ad utilizzare, quindi mi sposto su un dispositivo con Android 12. Quindi ricerchiamo l'app Door Entry EasyKit,
la installo su questo dispositivo. Dopo aver attivato l'applicazione con il vostro account, email, password e dato tutti gli ok per andare avanti, diciamo, nell'installazione, arriviamo a un punto dove l'applicazione ci chiede di dare tutti i consensi, altrimenti l'app non funziona. Quindi il consenso per gestire le telefonate, per registrare video, per la posizione, per i contenuti, per l'audio. Bisogna inoltre permettere l'esecuzione dell'app in background, altrimenti potrebbe arrestarsi e non inviarvi le notifiche quando suonano il citofono. Consenti. Benvenuto. Con l'app ci spiegherà esattamente come fare per connettere il nostro citofono su internet. Allora, una premessa: la parte che si connette al wifi di casa e a internet è il monitor, questo qui del kit. Io ad esempio su questo impianto monterò un secondo video dello stesso sistema, sempre con 2 fili, che non è connesso a internet, ma l'applicazione e tutto il sistema funzioneranno basandosi su quella postazione. Ok, seguendo le istruzioni andiamo avanti. Io non l'ho mai fatto, è la prima volta anche per me. Entra in impostazioni e premi sull'icona wifi per abilitarlo. Quindi impostazioni, premi per abilitarlo. Soft AP. Un QR code apparirà sul video citofono. Eccolo qua, tempo di capire dove doveva uscire ed è comparso. Andiamo avanti, lo inquadriamo, l'ha già preso. Dispositivo da usare con Door Entry, quindi si sta accoppiando. Connetti. Dopo che trova il biticino bla bla bla, basta schiacciare connetti, lui acquisisce l'indirizzo IP, fa tutto da solo. Selezioniamo la rete a cui ci vogliamo connettere, mettiamo la password, lui fa la connessione, connetti il tuo smartphone alla rete wifi, quindi bisogna riconnettere il nostro dispositivo. Ok, intanto ci siamo riconnessi, andiamo avanti, ricerca del videocitofono, vedete che il monitor ha preso un indirizzo IP nella rete, fa tutto da solo, non dovete cliccare niente di diverso, avete visto che è molto semplice. Aspettiamo un attimino che faccia l'associazione. A few moments later. Perfetto, sull'app dice configurazione completata con successo, l'app si riavvia, rientra. Ok, in questo momento abbiamo l'app connessa, sincronizzazione in corso, attendere qualche minuto in attesa che il servizio sia disponibile. Ok, aspettiamo un attimino. Vuoi personalizzare l'home page della tua rinominare visualizzazione? Per adesso non ci interessa. Le uscite le possiamo riprogrammare, quindi serratura potremmo chiamarla vialetto, luciscale potremmo chiamarla luce pensilina, serratura potremmo chiamarla cancello. Perfetto, diamo un'occhiata veloce all'applicazione che si apre ed è molto semplice, perché vediamo un tastone che è premi per avviare. Perfetto, quindi vedete che abilito la visione in tempo reale sul posto esterno con anche l'audio bidirezionale senza toccare il monitor interno, quindi io in questo momento con lo smartphone in giro per il mondo sto guardando cosa c'è davanti al mio videocitofono. Mentre sto guardando cosa succede, magari voglio aprire la serratura. Per aprirlo non basta schiacciarlo veloce, quindi è una sicurezza per non attivarlo accidentalmente, ma bisogna scorrere. Ok, lui in questo momento ha aperto la serratura. Stessa cosa al cancello. E si sente il relè che scatta. Stessa cosa alle luci. E si sente il relè che scatta. Ok, test di funzionamento invece su un Samsung A52s di mia moglie. Tutte le funzioni che abbiamo visto normali che funzionano correttamente. Vediamo cosa succede con questo telefono. Ok, vedete che qua arriva direttamente il pop-up e possiamo attaccare. Tra l'altro, già che ci siamo, vediamo cosa succede con 2 telefoni. Ecco, vedete che arriva anche sul secondo telefono. È arrivata prima su questo e poi su quello, sono tutti e 2 connessi allo stesso modo, quindi il perché arrivi prima su uno e prima sull'altro non lo so solo che tutte queste cose sui Samsung o dispositivi diciamo un po' più blasonati se vogliamo funzionano sempre meglio. Facciamo un po' di prove con questo Samsung. Alla chiamata il telefono suona subito, non si illumina purtroppo, qualcuno sta suonando la porta, possiamo interagire e aprire quello che vogliamo per poi attaccare. Quindi l'app che funziona benissimo, abbiamo i comandi di apertura eccetera che sono molto comodi. Questa cosa della compatibilità con Android 13 potrebbe essere un problema, il fatto che non si illumini il telefono, non si accenda, non compaia una telefonata normale magari potrebbe farvi perdere qualche chiamata, ma l'importante è saperlo e insomma di più non si può fare al momento, ecco. Adesso andrò a montarlo fisicamente dal cliente e vi farò vedere anche come rimane montato e tutto quanto, faremo 2 prove anche di apertura del portoncino.
vicino. Vi ho accennato prima che si può collegare un secondo monitor. Per collegare il secondo monitor bisogna semplicemente usare l'uscita R1 e R2 sul morsetto dietro e andare con 2 fili direttamente all'altro monitor, che magari è una condizione che può sembrare un po' più complessa. Vedrò se ci sono degli aggiornamenti firmware che si fanno tramite questa porta dietro sul monitor. Per il resto abbiamo visto un po' tutto, vi ho spiegato un attimino come montarlo, un bel prodotto per il prezzo a cui viene proposto e l'app che comunque funziona bene e ci dà tutti i comandi del caso. Vado a montarlo adesso. Ok, nella realtà dei fatti dovete rintracciare praticamente tutti i vecchi cavi che arrivano da fuori, che vanno in casa, dividerveli. Io ad esempio qui ho scelto 2 fili per fare il bus, diciamo, del citofono. E poi dovete usare una coppia di fili per alimentare il citofono di un piano e di un altro piano, che vanno giuntati con i connettori femmina forniti in dotazione per andare ad alimentare i monitor. Cancello che apre regolarmente, quindi con un'elettroserratura accesa tipo questa nessun problema. Senza problemi. Ok, un sistema che funziona bene, l'app che funziona bene, tutto perfetto. Per quello che costa, secondo me, è un ottimo prodotto senza andare a prendere cose più professionali e, se vogliamo, anche poi più complicate da programmare, eccetera. Questo è già bello che pronto, lo tirate fuori, funziona, si vede bene, si sente molto bene. Nei video non sono riuscito a farvi apprezzare la qualità dell'audio perché con la GoPro non riuscivo a registrare, anche perché non c'ero io lì davanti, ma c'era mia moglie che mi ha dato una mano. Però un bel monitor, una bella telecamera, un bel post esterno, belle morsettiere, insomma, bel prodotto. Non è un prodotto da supermercato, non è un prodotto economico low cost, però comunque in confronto ad altri impianti costa comunque poco. Ve lo potete comprare su Amazon, vi arriva il giorno dopo, vi lascio tutti i link in descrizione del kit, del monitor aggiuntivo e di tutto quello che vi può servire eventualmente per concludere il lavoro. Se avete domande non esitate a farmele nei commenti, vi ricordo di contattarmi se avete bisogno della mail dell'assistenza, non scrivetemi sui social, Messenger, Instagram eccetera, perché non rispondo, non ho tempo. Grazie di aver guardato il video, se vi è piaciuto un bel like, se vi piacciono video di questo tipo fatemelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo contenuto, alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao a tutti da Massi Dattoli.